Allora, signora Iagoda, prego, un'intervista. Ma cosa ne pensa di questo posto? È magnifico. Magnifico. A me visto una cosa del genere. Allora, signori, buongiorno. Ho dovuto applicare questo tipo di microfono perché qui c'è un vento, c'è pazzesco proprio. No, non ci molla sto vento, ci perseguita e purtroppo è così. Speriamo che passi. Allora, questa mattina vi volevo far vedere una cosa, una chicca, veramente una chicca. Noi siamo arrivati su questo posto questa mattina presto e ci siamo guardati un po' intorno e penso che siamo capitati nel punto giusto e il momento giusto. Per quale motivo? Per il semplice motivo che siamo sull'isola dei due mari, praticamente dove si incontra lo Ionio e il Mediterraneo. Ma il bello, volete sapere qual è? Il bello è che praticamente il Mediterraneo è veramente mosso. C'è una cosa pazzesca, io non ho mai assistito a una cosa del genere. Allora, io adesso vi mostro il Mediterraneo. Questo è il Mediterraneo. Quella lì è l'isola dei due mari. Ah, io non volevo credere ai miei occhi stamattina. Questo che vedete praticamente è il Mediterraneo, molto mosso. E non so se cominciate a intravedere lì giù, praticamente c'è lo Ionio praticamente calmo, cioè una cosa pazzesca. Non ho mai visto una cosa del genere. Io non so se vi è mai capitato di assistere a uno spettacolo simile, ma a me non è mai successo. E scusate per l'audio, ho dovuto applicare questo tipo di microfono perché purtroppo abbiamo notato che amplifica molto e i rumori che ci... No, troppo bello. Il cane che salta la corda. No, pazzesca sta cosa. C'è tanta gente, anche se siamo fuori stagione, cioè non proprio fuori stagione, perché diciamo che siamo nel periodo di luglio. Oggi che giorno è? Il? Giovedì, boh, non lo so. Giovedì? No, no. Dovrebbe essere 4, penso, credo. Signori, e voilà. No, non ci posso credere. Ionio. Mediterraneo. Pazzesca sta cosa, eh? Di che pazzesca sta cosa. Guarda lì, proprio lì si incrociano, guarda. Andiamo a vedere. Ma no, guardate signori, guardate che roba. Praticamente questo qui che vedete a sinistra è lo Ionio e questo a destra è il Mediterraneo. Cioè, pazzesca sta cosa, eh? È pazzesca veramente.
E io non so voi, ma io una cosa del genere non l'ho mai vista. Ah, che ci avviciniamo un po'. E appunto dicevo, siamo capitati al punto giusto, nel momento giusto. Eccoci qua. E qui si incrociano i due mari. È bellissimo, eh? È bellissimo, cioè non lo so, ma io non c'ho parole, veramente. Sì, è stupenda sta cosa, madre natura, no? Non c'è niente da fare. Scontro con due guerrieri. Vero? Peccato al vento, c'è un forte vento, non so se riuscite a sentire ciò che dico. Ho applicato il pelosetto al microfono, Spero che l'audio... Dove? Sì, guarda, noi perché... Guarda, vedi lì giù in fondo, guarda. Non so se riuscite a vedere, guardate proprio lì giù in fondo. Dove proprio si incrociano, perché dietro quest'isola è uguale, cioè sia lo Ionio che il Mediterraneo. Guarda, lì è ancora più visibile la cosa. No, io non c'ho parole. Non c'ho parole. E credo che se eravamo capitati in un momento diverso, tipo, non lo so, il Mediterraneo più calmo, lo Ionio più calmo, la cosa sarebbe stata molto diversa. E invece così rende molto, ma molto di più. Mille di questi panorami. No, vero. Qui si può stare a guardare anche 100 ore. Vero? Non ti noi. Sicuramente è meglio del televisore. Ah, certo. Anche perché, insomma, questi giorni non è che, insomma, cioè abbiamo il televisore, cioè praticamente abbiamo il televisore al camper, ma praticamente abbiamo il televisore al camper, ma non sappiamo neanche se si accende. Cioè, la spia c'è accesa, oh, chissà se si accende o meno. È stupenda sta cosa. Riportiamo questo punto sulla nostra traccia, come appunto dicevo nel video precedente. Stiamo preparando una traccia con tutti i vari point dove poter arrivare col camper, e abbiamo trovato praticamente questo parcheggio, ma saranno, noi abbiamo il camper, non so quanto disterà il camper, 50 metri c'è un ampio parcheggio con bar, credo che faccia pure qualcosa per mangiare lì. Sì, c'è uno stabilimento e il prezzo è di 10 euro 24 ore. È una cosa abbordabilissima. E ne vale veramente la pena, veramente, sono soldi veramente spesi bene, perché lo spettacolo che offre questo posto è qualcosa di eccezionale. Quindi veramente bello. Non mi stanco da dirlo, guarda, veramente, cioè, sono rimasto veramente a bocca aperta.
Adesso rimarremo qua tutta la giornata, che dici? Rimaniamo qua tutto oggi, dormiamo qui e poi magari domani vediamo il da farsi. Continuiamo il nostro tour. E ci saranno altri, seguiteci perché veramente ci saranno altri posti come questi da visitare e ne vale veramente la pena. Un ringraziamento a tutti coloro che ci seguono, anche questo non mi stancherò mai da dirlo. E andiamo. No, dalla parte opposta. Ok? C'è praticamente una sorta di redentore, però non lo inquadro perché c'è tanta gente, per rispetto della privacy non lo inquadro. Sì, è una sorta di redentore. Vediamo un po' se riusciamo adesso che c'è poca gente. Vediamo. Fissa! Tra l'altro questo è il punto più a sud d'Italia, diciamo praticamente che è Capo Sud. Per questo motivo noi abbiamo cominciato il nostro viaggio da qui, dalla Sicilia, appunto per toccare sia Capo Sud che Il Capo Nord. che Capo Nord. Non so, sinceramente io non so quando arriveremo, non lo so, che non ci siamo dati una data, quindi piano piano con molta calma, E sicuramente perché sì, perché chi affronta questo tipo di viaggio sicuramente non si deve far prendere dalla fretta, perché non è un viaggio da fare in fretta, con molta calma, anche perché insomma l'usura del mezzo e tutto il resto c'è, quindi anche il vecchio detto che dice chi va piano va sano e va lontano, quindi dovremmo ancora sistemare il discorso della cinta, che purtroppo c'è quella cinta che è fastidiosa. Stamattina ci ho messo sopra un po' di burro d'alco, sembra che va leggermente meglio, ma non mi piace perché quella tra l'altro è la cinta dell'alternatore, non vorrei che da un momento all'altro ci possa mollare, quindi bello, veramente bello. Continuiamo, andiamo vedete tutto, facciamo sgambetta un po' tutto, a secondo dei posti praticamente abbiamo il cane e quando arriviamo parcheggiamo, lui capisce che siamo arrivati in qualche posto e c'è la sosta. Allora che succede? Apro la porta e lui mette il naso fuori, guarda, osserva. Se la zona è bella e gli piace, che fa Totò? Esce. Se la zona non gli piace, se ne va sotto al tavolo. È un intenditore.
sì. E lui non piace asfalto, cemento. No, no, assolutamente no. Assolutamente no. Non piace posti colati, stretti. Sì, 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 sì. Bello. Ripeto, non mi stanco da dirlo perché è veramente bello. Non mi dite che sono ripetitivo, ma è veramente affascinante.